Allora, per il nostro tutorial io vado ad usare la lana nuvola e ci consiglia di usare l'uncinetto numero 4. Questa è una lana di filati 3 sfere, voi la trovate in vendita sul sito di 3 Sfere Shop, io nel box informazioni vi metto il link. È una lana molto morbida e sinceramente mi piace molto lavorarla. Allora andiamo a mettere su, facciamo il nostro nodino, io lo faccio in questa maniera qui, uncinetto numero 4 e lavoriamo 14 catenelle, quindi avviamo 14 catenelle, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Per questo punto, il punto Trinity, abbiamo bisogno di un numero di maglie pari, quindi significa che noi metteremo, anche se vogliamo fare un lavoro più grande, sempre 2 più 2, quindi volete fare la fascia più grande invece di 14, 16, 18, 20 e così via. Lavorate le nostre 14 catenelle, entriamo subito in quella dopo e lavoriamo una maglia bassa. Adesso entriamo di nuovo, vedete, nello stesso punto dove abbiamo lavorato la maglia bassa e carichiamo il filo. Entriamo nel prossimo e carichiamo il filo, entriamo nel prossimo e carichiamo il filo. 4 fili sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme. E una catenella. Adesso andiamo a proseguire. Entriamo nel punto già lavorato, vedete dove ho chiuso, carico il filo, entro nel prossimo, carico il filo, entro nel prossimo e carico il filo. Di nuovo abbiamo 4 fili sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme e una catenella. E ancora guardate, io entro di nuovo nello stesso punto che già ho lavorato e carico il mio filo. Filo sull'uncinetto, carico di nuovo il filo e ancora carico il filo, quindi ho 4 fili sull'uncinetto e di nuovo chiudo tutto insieme e catenella e proseguo in questa maniera qui fino alla fine, dove mi rimarranno 2 punti, quindi di nuovo entro, carico il filo, entro, carico di nuovo il filo, entro e carico di nuovo il mio filo, chiudo tutto insieme e una catenella e di nuovo carico, entro, vedete, nel punto già lavorato, carico il filo, entro nel prossimo, carico il filo, entro ancora nel prossimo, carico il filo, 4 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme e una catenella. Ora vedete, se abbiamo lavorato correttamente abbiamo di rimanenza 2 catenelle, quindi entriamo nel punto già lavorato e carichiamo il nostro filo, entriamo nel prossimo, carichiamo il nostro filo, entriamo nel prossimo e carichiamo il nostro filo, di nuovo 4 fili sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme. A questo punto non facciamo la catenella ma entriamo di nuovo, vedete, nello spazio e lavoriamo una maglia bassa, quindi iniziamo sempre la lavorazione con una maglia bassa e la terminiamo con una maglia bassa. Adesso io giro il mio lavoro, io non faccio la catenella per aiutare le principianti ad individuare i punti. Entro, guardate, nel punto subito e inizio con una maglia bassa, quindi noi iniziamo sempre con una maglia bassa in questa maniera qui. Adesso entriamo nello stesso punto, carichiamo il nostro filo, entriamo nel prossimo, carichiamo il nostro filo, entriamo nel prossimo e carichiamo il nostro filo. Di nuovo 4 fili sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme e una catenella. E di nuovo guardate, entriamo nel punto già lavorato, carichiamo il nostro filo, entriamo nel prossimo, carichiamo il filo ed entriamo nel prossimo e carichiamo il nostro filo. E di nuovo chiudiamo tutto insieme e una catenella. E andiamo a proseguire così fino alla fine. Quando arriviamo, vedete, alla fine abbiamo sempre le 2 maglie di rimanenza, entriamo nello stesso punto, carichiamo il filo,
entriamo nel prossimo, carichiamo il nostro filo ed entriamo, vedete, nell'ultimo punto e carichiamo il nostro filo. 4 fili sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme e non facciamo la catenella, ma entriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa. Ed ecco come si presenta il lavoro. Adesso non dobbiamo fare altro che girare il lavoro, iniziare sempre con una maglia bassa e terminiamo sempre con una maglia bassa e iniziamo da capo la nostra lavorazione. Carichiamo il filo dove abbiamo già lavorato, carichiamo nel prossimo e nel prossimo, chiudiamo tutto insieme e una catenella e lavoriamo in questa maniera qui per un tot di righe. Io adesso vado a lavorare un tot di righe e poi vi dico quante righe e quanti centimetri ho lavorato. Ho proseguito lavorando per un totale di 62 righe che in centimetri equivalgono a 46 centimetri. Ora, anche se una circonferenza di un adulto è di circa 54 centimetri, la tabella insomma anche ce lo indica, nel box informazioni vi metto la tabella per le misure, noi dobbiamo tenerci un po' più bassi perché la lana, voi sapete che è molto, vedete, elastica. Quindi io mi tengo, calcolando che è di circa 54 cm una circonferenza della testa più o meno, io mi tengo di circa 8-9 cm in meno, perché poi la lavorazione slabrerà. Quindi tenete presente che questa è più o meno la misura di una fascia che dovete calcolare qualsiasi materiale usate. Quindi se è un materiale che slabra, quindi elastico, intorno ai 45-46 cm. Adesso io mi trovo in questa posizione qua, vedete, tolgo il mio marcapunti e vado a realizzare delle righe tutto intorno. Come faccio però? Faccio sempre la lavorazione Trinity, entro, vedete, nel punto già dove ho lavorato la maglia bassa, entro e carico il filo in questa maniera qui, entro nella prossima riga e carico il filo, entro nella prossima riga e carico il filo, chiudo tutto insieme e catenella. Ovviamente qui possiamo mettere un marcapunti per ricordarci dove abbiamo iniziato, perché termineremo da quest'altro lato. Adesso guardate, dove già ho lavorato, vi faccio vedere, entro di nuovo e carico il filo, nella prossima riga entro e carico il filo, entro nel prossimo e carico il filo, 4 fili sull'uncinetto, chiudo tutto insieme e catenella. Di nuovo guardate, entro dove ho già lavorato e carico il filo, entro nella prossima riga, carico il filo, entro nella prossima riga e carico il filo, 4 fili sull'uncinetto, chiudiamo tutti insieme e catenella. Adesso andiamo a proseguire in questa maniera qui fino ad arrivare all'angolo. Quando arriviamo, vedete, nell'angolo abbiamo gli ultimi punti da lavorare, quindi entriamo in quello già lavorato, carichiamo il nostro filo, entriamo nel prossimo, carichiamo il filo e entriamo nel prossimo e carichiamo il filo. Chiudiamo di nuovo tutto insieme e catenella. Adesso vedete, dobbiamo iniziare a lavorare sulla parte più stretta, quindi entriamo di nuovo nel punto già lavorato, entriamo nel prossimo ed entriamo nel prossimo punto, chiudiamo tutto insieme e di nuovo catenella. Di nuovo giriamo, vedete, man mano giriamo, quindi di nuovo nel punto già lavorato, entriamo nel prossimo e chiudiamo tutto insieme e catenella, e ancora entriamo nel prossimo, poi nel prossimo e poi nel prossimo, quindi sempre 4 fili sull'uncinetto e catenella, e di nuovo 1, 2 e 3, 4 fili e chiudiamo con una catenella. Quindi adesso non dobbiamo fare altro, vedete, che proseguire sempre alla stessa maniera. Vedete, anche qui, se abbiamo lavorato correttamente, rimangono 2 punti da lavorare. Quindi di nuovo entriamo dove abbiamo già lavorato, entriamo nel prossimo
ed entriamo nel prossimo in questa maniera qui e chiudiamo tutto insieme e una catenella. E adesso vedete, dobbiamo girare semplicemente entrando sempre dove già abbiamo lavorato, quindi prendiamo il filo e poi nelle righe vedete che seguono sul laterale, entriamo e lavoriamo di nuovo il nostro punto Trinity. Quindi adesso rifacciamo praticamente la stessa lavorazione che abbiamo fatto di qua. Quindi io mi trovo qui è dove ho già lavorato, quindi entro di nuovo dove ho lavorato, filo sull'uncinetto, entro nella prossima riga, filo sull'uncinetto e nella prossima riga. Chiudo tutto insieme e catenello. Quindi adesso andiamo a proseguire fino ad arrivare ovviamente da lato opposto dove abbiamo iniziato. Quindi arriviamo qui e ci fermiamo. Arriviamo, vedete, negli ultimi 2 punti da lavorare perché di qua abbiamo iniziato e alla stessa maniera entriamo dove già abbiamo lavorato nella prossima riga e nell'ultimo punto vedete 4 fili, chiudiamo tutto insieme e adesso andiamo a fare in questa maniera come se facessimo una catenella, perché facciamo la catenella, ma sfiliamo, vedete, un po' di filo abbondante in questa maniera qui e andiamo a chiudere il nostro punto. Prendiamo un ago e vado, vedete, a chiudere il punto. Io mi trovo in questa maniera qui, entro in quello dopo, porto il filo sul davanti e entro di nuovo, vedete, nel punto centrale in questa maniera qui ed ecco qui che abbiamo chiuso. Adesso per chiudere la nostra fascia la capovolgiamo, vedete, questa è la parte, il dritto, dritto su dritto e questo sarà, vedete, il rovescio della fascia. Appoggio, vedete, le 2 parti una contro l'altra, qui ho il filo in questa maniera qui e dentro da questo punto qui ho il filo, guardate bene, così entro frontalmente qui e inizio a cucire, poi entro, vedete, a fianco e di fronte, quindi nel punto di fronte, così. Qui ho il filo, vedete, entro a fianco e di fronte e facciamo questa operazione fino ad arrivare, vedete, alla fine della riga. Arriviamo, guardate, nell'ultimo punto, 1 e 2 e abbiamo chiuso così, vedete, la fascia. E adesso entriamo qui di nuovo ed entro qui di nuovo al centro ed ho chiuso, vedete, la lavorazione. Quindi abbiamo chiuso, vedete, la nostra fascia in questa maniera qui. A questo punto, vedete, adesso io non taglio il filo e che cosa faccio? Questa è la parte dove ho cucito, faccio come se volessi fare una piega e un'altra piega qui al centro e con il filo vado a inserire, vedete, a cucire per bloccare, così. Questo è il dritto, vedete, quindi vado a chiudere proprio in questa maniera qui e vado 1 e 2, faccio più cuciture. Ovviamente questo sarà sempre il nostro dritto, ricordatelo. E stringiamo un altro pochino. Il lato dritto, vedete, si presenterà in questa maniera qui. Fatto questo, vedete, andiamo a nascondere ovviamente il nostro filo all'interno del lavoro e tagliamo il filo in più.
Ricordate che noi abbiamo sempre la fascia al rovescio. Adesso mettete su 6 catenelle, come ho fatto io, vedete, e andiamo a lavorare il punto Trinity alla stessa maniera della fascia, vedete, uguale. Iniziamo sempre con una maglia bassa e terminiamo sempre con una maglia bassa, 6 catenelle per un totale di, io ho messo su 2, 4, 6, 8, 10, 12 righe. Tagliamo il filo in più in questa maniera qui, vedete, quindi abbiamo già il filo per andare a cucire. Infiliamo ovviamente il nostro ago, ricordando che questo è il rovescio. Non facciamo altro che prendere la nostra strisciolina, vedete, in questa maniera, e la andiamo a cucire qui sul rovescio, così. Qui c'è il filo, vedete, basterà entrare, vedete, in ogni punto e andiamo a fissare. E proseguiamo, vedete, andando a cucire qui ho il filo in maniera molto molto semplice, in questa maniera. Entriamo sempre in un punto dove abbiamo il filo nei lati, il sistema è sempre lo stesso, ricordate, Qui arriviamo, vedete che abbiamo l'ultimo punto, entro di fronte e qui vedete ho la codina, quindi vado a fare un nodino con la codina in modo da bloccare il filo bene bene. Passo il filo all'interno e lo vado a fermare, vedete, del tutto. A questo punto, vedete, tagliamo i fili che abbiamo infilati all'interno del lavoro, capovolgiamo la nostra fascia e vedete la nostra fascia è pronta per essere indossata. Niente di più semplice. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto, se è così mettete un bel like, ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto di attivare la campanella affinché vi arrivino le notifiche. Io vi saluto.